Salve a tutte, benvenute nel mio canale. Se notate che sono parecchio nervosa è perché questo è il primo video che registro con appunto direttamente parlandovi, e appunto oggi, quando sto registrando, non so quando riuscirò a mettere il video, ma oggi è il 1 settembre, quindi volevo filmare i video dei miei preferiti di agosto. La mia gatta che sta passando davanti, scusate. Ciao, saluta Luna, ciao, ciao. È Cicina, ha 3 mesi, quindi va dappertutto. Se mi vedete parecchio lucida è perché ho dovuto qui accendere la luce sopra, non sono sudata come un maiale, è semplicemente che ho la luce direttamente sopra ed ho un volto molto illuminato perché appunto stamattina ho fatto il tutorial che credo metterò subito dopo questo video. Sto blaterando come al solito, scusate se il mio tono di voce credo sia un po' fastidioso, tendo a parlare con un tono molto basso e poi con un tono molto alto, con degli stacchi. Cercherò di correggere questa cosa con la pratica. Se vedete che la qualità del video è peggiore di quella dei tutorial è perché giro i tutorial solitamente con l'iPod. Tra l'altro la qualità è molto migliore di quello che pensavo sarebbe venuta. Con la webcam, questa è la webcam del mio computer, è un computer che ormai ha 3 anni, quindi non so come verrà. Scusate se ho gli occhiali, tengo gli occhiali perché sennò guardo da tutte le parti, perché astigmatismo is the way. Questo è il trucco che indosso, molto aranciato, dorato sugli occhi. Non so se vedete, ma c'è del dorato sulle labbra anche se sono rosse, e se volete appunto vi metto il link, se volete guardare come ho realizzato questo trucco vi metto il link nella descrizione. Il primo prodotto preferito, ora lo devo prendere, accidenti, di agosto è una palette della Wet n Wild, del colore Icon, 6 ombretti. Io l'ho presa all'OVS, non gli rende giustizia assolutamente questa webcam, ma questa è la Poster Child, l'ho usata per tutto il mese di agosto e anche prima, anche in fine luglio. Voi mi direte, come hai fatto a usarla? Sono tutti colori brillanti. In realtà questi 4 colori, questo giallo e questi 2 rosa e questo rosso, sono molto facilmente utilizzabili, perché questo rosso non è un vero rosso, è rosato e tende al salmone, quindi è molto ben utilizzabile appunto nella piega. Come il nero è matte, questi sono tutti colori matte, sì, sono tutti colori matte, ci sono qualche brillantino tipo nel giallo, però non risultano poi sull'occhio, e sono troppo vicino, se mi metto ansia. E anche questi 3 colori sono, questo verde è molto verde acqua, infatti in telecamera sembra celeste perché la luce è quella che è. Ah cazzo, si vede. Questo è appunto, faccio vedere tipo questo rosa più chiaro, matte, l'ho usato moltissimo, si vede poco ma è chiaro. Questo è il giallo, molto giallo, bellissimo, e faccio vedere diciamo il verde, questo, sono bellissimi. Il nero è incredibilmente pigmentato, è una palette questa che costa credo 6 euro, sono 5,99, 6,99, e sono 8 ombretti, sono un botto di grammi anche. Sono 8 grammi e mezzo, sono più di 1 grammo a ombretto, quindi dura tanto. E poi il blu scuro, vorrete vedere? Che cazzo, cioè, questa palette è buona. Se volete vi farò vedere un tutorial, magari se volete, ditemi se volete uno sui neutri rosina, oppure sui colori più, tipo, fanno tanto Brasile questi colori sopra, tanto. I primi 3 sono praticamente la bandiera del Brasile. Ombretti, i miei ombretti preferiti di agosto sono stati questi ombretti della Naula. Non gli rende assolutamente giustizia questa fotocamera, cazzo, Cattleya, cazzo. È bellissimo, è una cosa meravigliosa, non ha neanche senso che vi faccia lo swatch perché non si vedrebbe, è viola con un sottotono molto rosso, non è così blu, ecco, così si vede. E qua c'è Citron, questo è un colore oliva, qui sembra un po' oro ma in realtà è molto verde, è molto difficile farlo sembrare. Anche con una base gialla viene fuori questo colore oliva e anche con una base verde viene fuori questo
dorato, questo metallico. Non sono shimmer, sono credo siano metallizzati. Sono bellissimi. Catlea è un colore che se avete visto qualche video di trucco appunto su canali italiani, vedete un colore e dite quello è Cattleya, perché non ho mai visto un colore di questo genere. C'è stato, mi sembra nel 2014, non so, uno degli anni scorsi, che questo colore andava molto di moda e molte aziende di trucchi producevano colori simili a questo. Nessuno arriva, anche come morbidezza, cioè. Ed è ottimo perché vedete com'è. L'ho passato un secondo e cioè io gli ho fatto la buca dentro questo ombretto. Caspita, è bellissimo. E io lo uso anche nella piega, lo uso anche con i trucchi naturali perché è bello. Poi questo è Citron, vedete, cioè bellissimo. Questo è Daphne Number 2, ve lo faccio vedere, però l'ho usato una volta sola perché l'ho comprato più di recente, mentre questi due l'ho comprati prima, quindi vi posso dire che sono ottima, insomma, finalmente, wow. Grenadine, un rosa antico metallizzato, non saprei come descriverlo, anche questo è unico, cioè Daphne numero 2 si può trovare, ma K3, Citron e Grenadine, non credo proprio. E questo è Rust, lo usavo per le sopracciglia, costano molto perché sono credo 2 grammi, 2 grammi e mezzo, non lo so, non c'è scritto dietro, però sono molto, sono grosse come cose. Tra l'altro hanno bisogno di una palette magnetica, in genere le vendono. Costano 8,50 €, non è molto, mentre i rossetti costano 14,50 €, che è quasi verso i prezzi di un rossetto MAC. Però voglio assolutamente provare Cross the Universe perché è un fucsia neon. Mascara. Questo è il mascara che ho usato parecchio durante il mese di agosto. Mi confondo sempre su che mese fosse. Ed è il Get the Big Lashes di Essence Volume Boost Mascara. Sono 12 ml, io credo solo la Essence faccia mascara con 12 ml di prodotto dentro, sono tantissimi. Quelli che avevo visto come prodotto prima era i Vamp di Pupa che hanno 9 ml di prodotto, questi e costano credo 3,50 € in genere, mascara della Essence. Questo è un prodotto che ho rivalutato perché all'inizio mi faceva proprio schifo, appena aperto, nel senso che io non sono molto schizzinosa con mascara, ho delle ciglia, sono lunghe però sono bionde, di colore di capelli sarei bionda tecnicamente. Ho bisogno che si vedano, ho bisogno che diventino nere, però il problema è che avendo l'occhio molto molto infossato, io sono quasi, cioè, proprio non riesco a darmi il mascara e spesso mi faccio i pesciotti sulla palpebra. Questo appena aperto era liquidissimo, ha questo è nuovo perché lo vedrete anche nell'haul che devo girare, però mi vergogno a girare quando c'è qualcuno in casa, quindi giro quando non c'è nessuno e raramente. È uno scovolino enorme, se vedete, veramente grande, a me piacciono, però era liquidissimo, mi faceva tutte le volte un pesciotto, tant'è vero che usavo il I Love Extreme, quello della linea col tubetto nero e la scritta rosa, però questo, andando avanti, ha assunto una formula benissimo, utilizzabile benissimo. L'altro invece è diventato sempre più liquido, quindi ho smesso di utilizzare quello. Vedrò se passato dell'altro tempo seccherà e sarà meglio utilizzabile. Un altro ombretto, ecco, volevo fare solo un ombretto, ma non potevo metterci questo perché io ho un rapporto speciale con questo ombretto. Questo è della Essence, della collezione Metal Glam. Vedete ho toccato il fondo, io è l'unico ombretto in cui io abbia mai toccato il fondo perché ne ho parecchi. Questo è 03 Frosted Apple, bagnato da un effetto meraviglioso, ha una gran durata. È vero che prima all'inizio c'è una patina appunto che sembra tutta glitterosa, quella è solo sul sopra e non viene neanche alla prima passata, poi va via, ma l'effetto dopo è questo, io l'ho scavato dentro e posso dire che è meraviglioso. Prodotto per il viso, volevo mettere un correttore ma credo che mi abbia fatto venire, io non ho l'acne, credo mi abbia fatto venire 2 brufoli qui e ne stava per uscire uno qua, quindi ho smesso di usare quello, ho iniziato a usarne un altro, credo sia colpa di quello, perché è l'unica cosa che do qua. Io non mi do il fondotinta, soprattutto ora che è così caldo, non mi frega neanche poco di quasi darmi il correttore, mi sono data al correttore appunto per fare tutorial, per non apparire un cadavere.
però non mi do un granché il fondotinta, quindi quello neanche. Potrei consigliare il bronzer, ma io il bronzer sì ce l'ho, però non li uso tantissimo, anche perché ho una pelle molto molto chiara, io così sono abbronzata, figuriamoci, e ho comunque la seconda tonalità più o meno di tutte le marche. Quando è inverno mi va malapena l'uno, quindi va bene. Potrei usare un blush, ma io blush ne uso pochissimi, ad esempio non l'ho. Illuminanti non ne possiedo, quindi devo andare su un ombretto che io uso come blush e un altro che uso come illuminante. Quello che uso come blush sono tutte e due della stessa linea, sono IT Style Umber Eyeshadow e sono quello che uso come blush sono 2 grammi e mezzo. Questo è lo 0,4. Bellissimo. Io non uso i blush rosati o rossi perché non mi fanno sembrare il viso rosso. Li do solo qua per sfinire. I pescati e gli aranci mi piacciono tantissimo. E questa è una combinazione perfetta. Poi vedete com'è metallico. È bellissimo. E poi se vedete, guardate il tutorial di questo trucco, noterete che ho usato persino sulle labbra, anche se ora è andato un po' via. Lo vi do. Giusto perché soffia. Così. Sento fia. E sì, con questa telecamera di merda fia parecchio. Però, fighega. 02 Umber Eyeshadow sarebbero ombretti per le pelli scure, però hanno una pigmentazione favolosa. Vanno bene anche su di me che sono una mozzarella. Questo è dorato, sembra giallo con la videocamera. È oro puro. E questo qui, che ho su tutto il viso, anche qua. Bellissimo. Oro puro, oro 24 carati. Questi rossetti della Wet n Wild, ancora sì, ancora Wet n Wild, che sono i rossetti matte, non mi ricordo bene come si chiamino, scusate, però sono quelli matte, sono quelli da 3 euro, quelli non da 2 euro. Quelli mi piacciono, però durano meno. Questi sono matte, durano tutto il giorno, sono fantastici. Non so scegliere, credo da vendere una quindicina, però vi faccio vedere questi 6, che sono quelli 6, cazzo. Vi faccio vedere gli swatch, che sono quelli che ho usato di più. Ok, questi sono gli swatches. Se volete un video di swatch di tutti quelli che ho sulle labbra, ditemelo nei commenti. Se qualunque consiglio abbiate da darmi, veramente non so come cazzo fare. Comunque, questo Pump It Up è un melanzana quasi nero, sembra nero, però è bellissimo, è bellissimo. Dura tutto il giorno poi e si possono anche fare un po' di combinazioni se volete con un gloss di un colore strano, risalta su questo quasi nero. Poi questo è Sugar Plum Fairy, questo, infatti è un colore un po' prugna, sembrano un po' tutti uguali, non lo so, ecco. Poi c'è Spotlight Thread, rosso semaforo in italiano, caspita. Poi questo nude, a me non piacciono i rossetti nude in genere, questo mi piace, non li uso mai e quindi è buono. Pink Sugar, perché loro rimane lo zucchero rosa? Boh, sarà tipo il nostro zucchero di canna, credo. Quello è Brown Sugar, non so, c'è anche la canzone dei Rolling Stones. E poi questa pelle. Smoky Not Pink, questo ha un bel fucsia, bellissimo. E l'ultimo è 24 Karat Gold. Ora, se avete un minimo di problemi vi sembrano che i vostri denti sembrano gialli, di scolorimento, che non ve lo consiglio perché i colori aranciati fanno sembrare i denti un po' più gialli. Però è bellissimo. Cioè, se vi piacciono i colori. Il rossetto arancione non è per tutti, perché appunto dà questo problema. Ad esempio, invece tutti questi altri colori comunque, eccetto il nude, ma è un nude, hanno un sottotono blu, anche il rosso ha un sottotono freddo, quindi che invece fanno sembrare i denti più bianchi. L'arancione non è un colore per tutte, ma appunto se lo volete provare, siccome questi rossetti costano 3 euro, quindi se, almeno dove sto io, quindi se volete provarli è un'idea. E con questi ultimi prodotti ho finito il mio video dei miei preferiti di agosto. Se ditemi se vi è piaciuto cosa devo migliorare nei video, anche perché qui è faccia a faccia, quindi
è meglio, è tutto meglio, a parte la videocamera, ne comprerò una per il compleanno. Quindi è finito questo video dei preferiti, commentatemi, se volete mettete mi piace, iscrivetevi, mi vergogno a dire ciò, non dà fastidio. Ciao a tutte, ciao, bacioni, bacioni, e a tutte e a tutti, potete guardare anche se siete maschi, no. Ciao! Ma soprattutto mi chiedevo, ma la gatta conta come un preferito? Decisamente lo è. Luna. Ciao, un saluto.